Sono Renzo Ruggeri e vi racconto la mia musica. Carissimi, oggi parliamo di Carnevale, la fortunata composizione che state ascoltando in sottofondo. Carnevale nasce da un tour brasiliano del 1995, organizzato dal comune e dalle aziende fisarmonicistiche di Castelfidardo, oltre che dalle ambasciate italiane in Brasile. Toccava diverse città fra le più grandi come San Paolo, Brasilia, Rio de Janeiro e altre minori. Fra gli artisti di vari generi musicali c'erano Dominguinhos, Frank Marocco, Osvaldinho, Renato Borghetti, Toninho Ferraguti, insomma il top mondiale di quegli anni. Fra gli italiani c'era Mirko Patarini per la fisarmonica classica ed io per quella moderna ed elettronica. Ad ogni tappa poi si aggiungevano artisti nuovi. Jazz, ritmi e melodie brasiliane, musica classica. Praticamente avevo tutto per destabilizzarmi artisticamente. Infatti, allora seguivo tante strade, ma non sapevo ancora dove andare. Cercavo da sempre uno stile personale che non si conformasse al jazz americano e proprio lì mi chiesi: se i brasiliani possono improvvisare istintivamente partendo dalla loro musica, perché non posso farlo anch'io? L'improvvisazione, a me naturale, diventava plausibile pur partendo da luoghi diversi da quelli di Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk. Non solo, ma compresi che spontaneità e origini non fossero dei limiti, anzi dei mezzi che generavano emozioni profonde. Tornando ai fisarmonicisti brasiliani e al loro modo speciale di improvvisare, mi colpì in particolare il gioco ritmico fra la mano destra e la mano sinistra del forró, un genere popolare del nord-est del Brasile. Loro suonavano con un'estrema naturalezza incastri difficilissimi. Iniziai immediatamente a cercarli sul mio strumento ed ecco pian piano nascere l'idea base dell'introduzione di Carnevale, che a quanto si può intuire arrivò prima del brano. Durante le attese nei camerini, prima dei concerti, praticavo a modo mio questi coinvolgenti incastri fino ad avere la necessità di elaborare una cellula melodica su cui lavorare. Ed ecco che arrivò l'incipit di Carnevale. Al mio rientro in Italia, in seguito, appuntai queste idee, definendo una prima struttura melodica. Questa però mi parve troppo semplice, tanto che nella seconda rielaborazione aggiunsi una battuta di 3 ottavi su un impianto di 2/4, per capirci, prima del finale, quasi a dire semplice sì, ma non stupida. Ecco, Carnevale era nato. Il brano rimase per un po' nel cassetto, ma l'occasione di suonarla in un importante appuntamento e con una sezione ritmica professionale avvenne nel Festival di Castelfidardo del 1997, in uno degli ultimi concerti del grandissimo jazzista Art Van Damme. L'allora direttore artistico Paolo Picchio creò una sorta di saluto della nuova generazione al grande maestro americano. Fu un'idea originale che consacrò alcuni dei giovani fisarmonicisti jazz italiani, oggi rinomati performer come Luciano Biondini, Emanuele Rastelli, Simone Zanchini. Durante il concerto ognuno aveva una decina di minuti da leader per poi incontrare la grande star nella jam finale. Suonai Carnevale e fu chiaro immediatamente che questo brano funzionava molto. Tanto che pochi anni dopo, nel 2000, incisi il CD Accordion Voyage con il Renzo Ruggeri Group. Avevo dei sidemen straordinari, come il pianista Paolo Di Sabatino, il batterista Massimo Manzi e il contrabbassista Massimo Moriconi. Con loro trovai il mood ed il pattern ritmico per Carnevale, che fu registrato inizialmente senza introduzione. Il giorno seguente tornai in studio per completare quell'intro che sino ad allora avevo sempre improvvisato, cosa che faccio tuttora più per necessità che per scelta. E nonostante questo mi espongo ad un costante rischio di errori. Ma su questo punto spero di approfondire in futuro, infatti credo che l'assenza di errori sia sempre conseguenza del prendersi pochi rischi, quindi poco utilizzo della creatività. Comunque, il disco uscì, fu
Fu molto apprezzato dai jazzisti e non soltanto fisarmonicisti, ma anche dalla critica jazz italiana. La diffusione internazionale, invece, arrivò per caso. Lo spartito di base lo avevo scritto con la semplice melodia e accordi, e su richiesta di uno studente vi aggiunsi la trascrizione dell'intro. Qualche tempo dopo mi ritrovai come giurato internazionale in un'importante competizione in Norvegia e con grande sorpresa ascoltai un candidato russo, Alexander Shirunov, che aveva trascritto completamente il brano dal CD, compreso il mio assolo, e lo aveva personalizzato in maniera molto intelligente. In pratica Carnevale era diventato un brano eseguibile anche da coloro che non erano interessati all'improvvisazione. Ricevetti immediatamente molte richieste e non mancarono offerte di editori per la sua pubblicazione. A questo punto mi chiesi se fosse il caso di completare il mio arrangiamento con un assolo scritto e, nonostante non fossi ancora convinto. In seguito pubblicai il CD Collection nel 2009 ed inclusi una versione per fisarmonica solista del brano. L'assolo mi sembrò molto efficace, tanto che decisi che fosse arrivato il momento di aggiornare l'arrangiamento. Trascrissi gli assoli delle 2 incisioni citate perché mi sembrava l'unica idea possibile per accettare un assolo scritto. Ne realizzai una sintesi e pubblicai il brano sia in versione cartacea e sia in versione digitale, PDF per capirci, per la Voglia d'Arte Production. Da allora Carnevale è entrato a far parte dei repertori di tanti giovani musicisti e rimane tuttora il brano più richiesto. Ancora oggi Carnevale rimane un brano che porto con me nei bis e che il pubblico che mi conosce vuole ascoltare. A dirla tutta, sono ormai lontano da quel particolare periodo artistico, ma continuo a suonare con grande piacere questa composizione che ha molto agevolato il mio percorso artistico. Un ultimo aneddoto. Durante un tour in Russia nel 2012, fui invitato a parlare di fisarmonica jazz in uno dei tanti College of Music nella città di San Pietroburgo, evento organizzato dal famoso artista Alexander Dmitriev. Bene, al mio ingresso in aula, con mia grande sorpresa, tutti gli studenti, per darmi il benvenuto, intonarono Carnevale. E allora siamo giunti alla fine. I brani che ho scelto in sottofondo sono le 2 versioni citate di Carnevale. Vi invito a cercarle in tutte le piattaforme streaming ufficiali, ma ve le indico anche in descrizione. Vi rinnovo l'invito a seguire i miei podcast e ricordo che a breve sarà disponibile una versione su YouTube e in altri social con la traduzione in inglese. Vi aspetto sul mio sito ufficiale www.renzoruggieri.com o nel mio shop www.vogliadarteproduction.com e naturalmente in tutti i principali social. Grazie dell'ascolto e a Dio piacendo ci sentiamo presto.